Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Nell'ultima puntata abbiamo iniziato la ristrutturazione totale del nostro insediamento, che praticamente, a parte le case che comunque verranno ingrandite, dovremo modificare tutto. Vabbè dai, si salva il polo petrolchimico perché l'abbiamo fatto bello busso, ma tutta questa zona qua, che nonostante è efficientissima perché è tutta collegata attraverso i nastri camion, portano giusto la roba e la vanno a riprendere alla fine di tutto il processo, nonostante che è efficientissimo, però sta segnando il tempo come quantità, soprattutto non è upgradabile. Quindi abbiamo iniziato nell'ultima puntata a fare lo slottino che ci va a fare essenzialmente per prima cosa l'acciaio e poi anche il ferro. Oggi proseguiamo cercando di dare un verso alla logistica dello smistatore di minerali di livello 1, di livello 2, quello superiore. La cosa sarà alquanto intrecciusa, più ci penso più mi pare intrecciusa. Allora, più avanti a noi ci servono praticamente tutto dei minerali tranne la terra, quindi la prima uscita, perché le uscite sono da sinistra verso destra a J, da sinistra verso destra, quindi la A è questa qua più sulla sinistra, io metterei quello che non ci serve. Nessun risultato trovato per... Ah, beh, c'è ragione. Ossia la terra è la prima cosa che metterei in uscita, in quanto la possiamo mettere qua e poi utilizzare nelle fabbriche che ci servono, la verranno a prendere i camion, oppure ci servirà per continuare a terraformare l'isola. Qui a sinistra dello spazio ce l'ho eventualmente per fare una strada sia di qua, e me ne voglio lasciare una anche di qua, quindi come posizione ci può anche stare, in modo da averci alle spalle della roba che andremo ad espandere per fare, tra virgolette, i servizi di quello che sarà il polo siderurgico e la parte produttiva, ad esempio la pulizia dei fumi, piuttosto che magari anche la manutenzione la possiamo far tornare indietro. Adesso vediamo un attimino. Tanto la manutenzione non è che mi deve dare un prodotto finale. Lo smistatore di minerali, scusate, il riciclatore, ecco perché anche la manutenzione può andare bene qua. Perché alla fine dalla manutenzione, la zona della ricerca, insomma, un po' di roba, ci può andare, e infatti mi sto a espandere la zona non a caso. Quindi come posizione questa mi può anche sta bene. E quindi ci andrei a mettere un magazzino sfusi di livello 3, ci lascio giusto un quadratino e questo mi può viaggiare tranquillissimamente così, al pari della strada. Ma no dai, facciamola di livello 1, spero mi basti, insomma. Terra, non mi importi ma mi esporti, cerchi di me ne tengo un po'. Un millino posso anche tenermene 900, va bene. Tutto il resto ma svoti. E la prima uscita l'abbiamo gestita. Come minerali principali per la produzione noi ne abbiamo 5, e sono il ferro, il rame, il calcare, il carbone e la sabbia. E i livelli su cui possiamo far viaggiare la roba sono 6. Quindi riesco a tenermene uno libero per fare i magheggi, e mi ci terrei onestamente quello a livello della strada. Uscita B, ferro, sollevatore sfusi, e il ferro viaggerà a livello 1. Però le altre 8 uscite come le fa viaggiare? Cioè le altre quante rimangono? 1 più 5, 6, fino a 10, le altre 4 come le faccio viaggiare? No, in realtà c'ho anche la roccia che viaggia, quindi so 6. Cioè tutto occupato. Cercherò di tenermi libero. L'uscita più bassa e la più alta. Cercherò di occupare soltanto la 1, la 2, la 3 e la 4. Vediamo se mi viene bene. Allora, pensavo di organizzare il bus in questo modo. Così utilizzo soltanto 3 livelli dei 6, mi tengo liberi la linea più bassa, che ci permetterà di attraversare la strada,
e il livello 4 e 5 per eventuali magheggi futuri. E le risorse le ho messe in maniera un po' strana all'interno del nostro smistatore. Mi sono scelto questa priorità, quest'ordine qua. Praticamente, infatti ve le fa vedere. Qui c'è la terra, mi torna indietro, ok, l'avevamo già detto. Il rame sta sulla più bassa di questo, dello slot più, diciamo, verso il polo. Qui c'è la sabbia, qui c'è la roccia, che quelli che mi serviranno ancora più avanti. Il carbone sta all'uscita E, che è il più basso di quello più vicino allo smistatore, poi il rame e il calcare. Perché ho voluto fare questa scelta? Semplice ragionamento di come magari mi posso trovare meglio io. Io ora qua metto i stoccaggi per i magazzini sfusi. Cioè ragazzi, si può fare in tutti i modi, eh. Io adesso faccio come mi pare più comodo a me mentalmente. Vediamo se funziona. Allora, qui metto i magazzini e me lascio uno spazietto, forse anche due. Ma facciamo uno spazietto che potrebbe anche bastare. Uno spazietto tra uno e l'altro. In questo caso direi che questo qua è quello del ferro. Mi puoi anche importare perché gli ho detto di rifiutarmi carichi monoprodotto, quindi almeno i camion verranno direttamente al magazzino a scaricare, ma non me puoi esportare. Ricevi dai nastri tubi fino a un 2007. Appunto facciamo una cosa, togliti, copia, così almeno le impostazioni più o meno dovrebbero andare bene per tutti, basta che cambio. Metto il calcare qua, sì. Basta che cambio solo la tipologia del prodotto. E qui il carbone. Ok. Il ferro è il centrale dello slot del bus più interno, quindi quello che sta a livello 2 lì. E io metterei un bilanciatore sfusi. Chissà se si può attaccare direttamente al bilanciatore sfusi il sollevatore, non mi ricordo, mi pare di no. Ma vediamo subito, casomai sposto i magazzini uno più indietro. Questo dovrebbe essere il livello 2. Anzi, facciamo subito la prova. No, t'abbassi. Così. Ti alzi di 1. Sì, si può attaccare. Perfetto. Viene anche più bellino almeno. È allineato. Ok. Il nastro arriva al bilanciatore sfusi che... però io qui ho lasciato uno spazio solo. Di morte mia. Ma no, può bastare anche uno spazio solo probabilmente. Vediamo, caso a cambia fonte. Adesso lasciamo uno spazio solo. Con priorità mi devo andare alla produzione. Quindi sarà questa l'uscita. L'eventuale eccesso me lo va nel magazzino. Ma quello del magazzino, dopo come lo faccio tornare indietro? Beh, lo posso far tornare indietro così in teoria. Metto un sollevatore sfusi. Questo è lo spazietto che volevo lasciare apposta, in teoria. Con nastro mi riporti indietro il prodotto. Lo attacchi a questo bilanciatore. Allora, questa è la priorità d'ingresso. Quindi con priorità mi deve prendere il minerale dallo smistatore. Sì, ci so. Con priorità prende il minerale dallo smistatore. Se ne ha bisogno l'impianto, va all'impianto, altrimenti va al deposito. Nel caso in cui dallo smistatore c'è un momento in cui non c'è ferro, mi prende il ferro dal magazzino, da quello stoccato. Ok, e qui per portarlo dall'altra parte mi prendo un altro sollevatore, così, e mi vieni qua.
Qui ci sarà la strada, ora ce la vado a fare, così mi prendo anche tutte le distanze. E ci metterò la rampa, cercherò di fare una strada pulita. Come distanze ci dovremmo essere, dai. Dovrebbe poter essere replicabile ovunque. Allora, prendiamo la pavimentazione. Questa zona di qui la faremo tutta mattonata. Prendo la rampa, la piazzo un attimo, pavecci la misura 2, 4, 6, 8. Quindi calcestruzzo 8. Quindi questa sarà la strada. E già mi sono reso conto di aver fatto una cavolata. Così. Però già mi sono reso conto che probabilmente ho fatto una cazzata. Allora, forse ho trovato ideologicamente una soluzione alla cazzata che avevo fatto, ossia non avevo messo il depositino per il rame, sì, per il ferro riciclato. Ferro riciclato, mi puoi sia importare che... Ma no, esportare onestamente no. Non c'è da dire niente di particolare. Presumibilmente l'impianto del riciclaggio lo metto qua. Scusate, o lo metto qua. E quindi ipotizzo che la belt di tutto, cercherò di utilizzare una sola belt come ho fatto dall'altra parte, magari la metto a livello 2. Una belt con tutta la roba riciclata mi cammini qui sopra, sperando che mi basti una. E poi metterò i smistatori diffusi. Ci prova. 2, 3 e 4. Questo a livello 4 mi viene avanti. Fino in teoria... Aspetta. Però mettiamo lo smistatore. F. 1, 2, 3 e 4. Sì, va, lo mando direttamente al magazzino senza fare lo stesso giochino del bilanciatore qua, va. Sì. Me lo attacchi, ok. Qui mi mandi avanti tutto, tranne mi fai uscire il ferro riciclato. I am a little cornut, anzi a big cornut. Perché non gli ho lasciato uno spazietto. Questo era sciottolato. Così. Qui me lo devo. Così. Mattone. Mattone. Calcestruzzo. Ok. Forse ce l'ho fatta. Prende il nastro sfusi livello 2 da qua a qua. Ora ci ho lasciato lo spazietto. Sempre a livello 0. Sì, credo c'è un modo di farlo viaggiare a livello 0. Però la rampa a livello... Questa piccolina no. Mi ci vuole la rampa media. Sì. Così dovrebbe andare bene. Quindi qui ci viene il ferro. Il minerale di ferro normale. Così. Però c'è uno spazio solo lì. Porca miseria. Però posso fare così. Tanto da quest'altra parte ci devono venire soltanto altri 2 prodotti, quindi posso fare così. Anche
più simmetrico, sì. Che mi ci deve tornare soltanto dietro il calcare e il carbone. Ok, quindi qui ho il ferro e il ferro riciclato, quindi questo polo qua lo posso prendere e ora so dove poterlo posizionare. Mi lascio qualche quadratino per eventuali intrecci, magheggi coi tubi. Se faccio così, di qua quanto spazio c'ho per poterlo poi eventualmente raddoppiare. Una volta, due volte, sì. Ok, va bene così. Ora deve venire più indietro. Mi deve venire più indietro perché voglio che sia dritto per dritto col bilanciatore quello così. E poi avevamo detto 6, quindi 4, 5 e 6. Ok. Quindi ti vieni avanti così e ti colleghi. E te vai il bilanciatore. Perfetto. Con priorità verranno presi i rottami di ferro riciclato, se no viene presa la polvere di ferro. Perfetto. Il calcare è quello a livello 3 di questo bus qua, quindi è questo qua. E quello successivo è a livello 3. Il bilanciatore l'ho messo un quadratino prima del primo ingresso. Così. No. Così. 1, 2, 3 e 4. Bugia. 3. Ok. Questo è il calcare. Mi vieni diretto qua. E farà lo stesso giochino. Per il calcare il discorso è un pochino diverso, ossia il calcare arriva al primo bilanciatore di sfusi che con priorità mi va a quello che sarà l'uscita all'impianto del ferro e mi tornerà indietro come ha fatto il ferro. Nel caso in cui non serve qua, e spero ce ne sia ovviamente di più, prosegue la sua corsa e va a questo secondo bilanciatore sfusi, la quale priorità sarà quella di andarmi a fare il calcestruzzo e tutto quello che c'è davanti. Nel momento in cui ho troppo calcare in arrivo e non mi serve in quel momento al ferro, né mi serve a costruzione del calcestruzzo piuttosto che a abbattimento di fumi e tutti i cazzi, mi viene stoccato nel magazzino. Con un nastro mi torna indietro esattamente come ha fatto il ferro. Sta vedendo quando mi sono lasciato poco spazio perché ci devo riportare anche il carbone. No, in realtà può bastarmi perché se faccio così, qui ci metto un sollevatore così, lo faccio viaggiare a livello 1 fino a qua. Qui ci rimetto un altro sollevatore così. Magari questo se faccio il nastro solo è più carino così. E qua c'ho il calcare. Sì, va bene. Se invece mi riserve di andare avanti il calcare dal magazzino all'impianto del calcestruzzo, qui ci sarà il nastro che andrà avanti così. Sollevatore sfusi. Allora, ho lasciato uno spazio, ne lascio 2. Pensavo, E tu mi vieni a questo sollevatore. Quindi nel momento in cui non c'ho calcare in arrivo e devo utilizzare quello stoccato,
qua mi torna indietro all'impianto del ferro, dell'acciaio, invece da quest'altra parte mi ritorna sul nastro per andare avanti. Però così me lo usa sempre. Così me lo usa sempre. No, 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 no. Così. Così. Facciamo così che già c'ha l'altezza. Bel bilanciatore sfusi, che con priorità mi deve prendere questo in ingresso. Ok, così mi piace più. Mamma mia ragazzi, che lavorazione. Questo però è definitivo, eh. Ah, questo deve essere l'impianto definitivo. Il carbone invece è quello a livello 1, quindi è questo qua. Non t'attacchi, mi viaggi a livello 1. Così. Bilanciatore sfusi. Ah beh, non ho finito qua. Ehi. Tre. Quindi la priorità non è lui, ma è lui in uscita. Ok. Proprio sono un coglione perché prima... già. L'ho rifatto uguale a quello del ferro. Praticamente con priorità mi prende quello dello smistatore di minerali, me lo manda all'impianto del ferro. Nel momento in cui l'impianto del ferro non ha bisogno, me lo manda avanti al casino che abbiamo visto dopo. Nel caso in cui dallo smistatore di minerali non mi arriva a calcare, ma devo mandarlo da questo qua, mi torna indietro in questo ingresso qua. Che forse non c'è neanche a questo punto bisogno di quest'altra roba in fondo qua. No, di sta roba non c'è bisogno. L'avevo fatto esclusivo per il ferro inutilmente. Così. Perché me lo rimanda comunque sul bus. Questo qua me lo rimanda comunque sul bus attraverso questo bilanciatore. Poi se va a sta uscita bene, se va a st'altra torna sul bus. Se qua serve bene, la priorità d'uscita è questa, di questo secondo bilanciatore, altrimenti me lo rimanda di nuovo dentro. Sì, va bene così, a posto. Avevo messo un bilanciatore a uffo perché avevo fatto questo esclusivo per ferro e in realtà non c'era bisogno che lo facevo esclusivo per ferro. L'importante è che quello immagazzinato qua mi torna sul bus e me lo fa attraverso questa linea qua. Poi sono i due bilanciatori che decidono o me lo manda indietro o me lo manda avanti o lo rimagazzina di nuovo. Va bene, a posto. Per il carbone la stessa cosa abbiamo detto. Quindi il carbone mi arriva a questo smistatore, fermo, questo bilanciatore sfusi qua, con priorità è questo l'ingresso, questo è quello dello smistatore. Prima me lo manda al polo siderurgico, nel caso in cui è in eccesso, l'eccesso me lo stocca qui dentro, quando serve di riprenderlo dal magazzino mi torna indietro su questa belt e sarà l'ingresso con meno priorità e anche qui eventualmente me lo può mandare avanti così e se no e questa invece è l'uscita per il coso, no, tanto dell'altro verso me lo alzi a livello 2 e troppo, vabbè, qui in realtà può venire giù così. Ok, può fare così il carbone senza problemi, senza che mi sto aumentando chissà che giri. Potrebbe camminare anche sotto. A me piace di più. Avete presente quando non posso vedere le cose fatte diversamente? Ecco. Tanto lui già sta a livello 1, quindi l'ho fatto semplicemente uscire a livello 1 e qui c'è un sollevatore sfusi che me lo riporta giù. Quindi qui c'ho il carbone. E le calcare che viaggia a livello 2 e poi mi si abbassa qua. Ah, pest. E qui abbiamo... Beh no, appiccicato no. Questo me lo...
uno più indietro. Mi alza a livello 2 il calcare. Fatti i cazzi tua. E questo a livello 1 il carbone. Così. Calcare e carbone. Allora. Senza che ti attacchi a livello 1. A livello 1 viaggia il carbone. Però quanto è? 9 e 15. 9, 15, 15 è il massimo, quindi 30, anche raddoppiassi vado a 60. Quindi lo trovo particolarmente inutile farlo a livello 2. Occupo parti per costruzione sbagliate. Ma questo? Ah. Cioè, uso parti per costruzioni preziosi di livello 2 e soprattutto manutenzione. Per il momento basta livello 1, ma anche il calcare se mi sbaglio. 6. Ok, riportata a livello 1, nastro a livello 1, calcare. Qua. E qua il calcare. A posto. Sistemato anche l'ingresso del polo siderurgico, abbiamo sistemato anche l'ingresso. Avevo detto che avremmo fatto il polo del rame, ragazzi, ma ci siamo collegati. Abbiamo fatto il bus che gestisce lo smistatore, ma ormai abbiamo dato una regola che porteremo avanti e ci siamo fatti il collegamento. Poi certo che qua tutto sto spazio... Vabbè, ci penso un attimino off camera, casomai mi faccio io un cambiamentino. La logica rimane questo, ora magari tutto sto spazio mi sembra eccessivo e veramente sprecato con questi lunghi nastri, boh, che non ci vedo troppo senso. Per questo episodio direi di fermarci qua. Nel prossimo, ragazzi, andiamo a sviluppare il polo che ci fa il rame. Vediamo se facciamo in tempo a fare anche quello del calcare. Calcare di livello 2 perché sul polo vecchio mi sono fermato a livello 1, non l'ho mai upgradato. Grazie per essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e il canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite sull'upgrade del nostro insediamento di tutto il polo produttivo, polo alimentare, polo nord, polo sud, qualsiasi tipo di polo magnetico vi venga a mente. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram, i link dei progetti per poter scaricare i progetti. Ragazzi, alla fine, quando avrò completato tutto, vi metto il mega progetto di questa struttura qua. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima. Ciao!